Ecco qui il libro di Tilly, andiamo subito a sfogliarlo insieme. È sempre molto colorato, questo è l'ultimo libro che ha scritto, questi sono tutti i modelli che troviamo all'interno. Introduzione, ecco qua c'è una breve, diciamo, leggenda su i materiali del cucito, come scegliere il nostro tessuto. Chiaramente questo è in inglese, però a parte che conoscere l'inglese oggi è fondamentale, però ci sono delle app che possiamo installare nel nostro cellulare che ci consentono di poter tradurre, fare la foto che autotraduce l'inglese, quindi è anche un modo per imparare una nuova lingua, che poi l'inglese, ripeto, è fondamentale. Qua ci dice quali sono le principali modifiche, diciamo, a seconda del nostro fisico e aggiustamenti appunto del cartamodello. Ci dà dei consigli anche qui, quindi tutta la prima parte è questo, come tagliare la stoffa, quindi ci dà tutte le indicazioni, mettere la stoffa in dritto filo come in questo caso qui, e delle altre informazioni. Quindi qua è tutto dei consigli, i termini del cucito, ecco, e come delle piccole trucchi, diciamo, anche per quanto riguarda le curve, che ti ho fatto vedere in vari miei video tutorial, e tutta la spiegazione, la parte della spiegazione. E qua sono le strategie per cucire in maniera efficace, quindi altri consigli, quindi ci dà veramente tanti consigli in questo libro. Qua per esempio 5 trucchi come utilizzare, diciamo, la macchina per cucire. E qua iniziamo con il primo modello, che è il tempo di cucito è 1 ora e 15 minuti, per tagliarlo 20 minuti, quindi in 2 giorni, 3 giorni, a seconda della vostra bravura si può fare. Ed è un paio di pantaloni che io adoro, perché sono i pantaloni palazzo, che sono molto facili da realizzare, ma soprattutto sono molto facili da indossare, perché non stringono la vita, sono molto comodi e possono essere anche molto eleganti. E qua abbiamo tutti passo passo per cucirli, ecco. Qua come attaccare le tasche, se le vogliamo attaccare. Qua abbiamo un altro modello, che è questa tuta. Io non amo le tute, lo sapete chi mi segue, però può essere un'idea carina anche per l'estate o per la primavera. E qua ci sono tutte le spiegazioni della tuta. Ricordo che questo libro è dotato di cartamodelli, quindi non c'è bisogno che noi ci costruiamo il modello, perché c'è il cartamodello nella parte finale. Ecco qua, questa è la zona dei cartamodelli. E questo è un'altra variante della tuta, però rimane, come possiamo vedere, con i pantaloncini corti, quindi una tuta poi è incrociata sul davanti. Queste sono tutte le spiegazioni passo passo, eccole qua, e con i pantaloncini corti. Questo è come trovare, questo è un altro consiglio, come trovare il tempo per la creatività. Io ho fatto un video su questo, io questo non l'ho ancora tradotto, magari se trovo delle idee in più ti posso fare un video. E qua abbiamo una shirt, la classica shirt che io adoro, perché poi questo tipo di shirt la possiamo modificare a nostro piacimento, come in questo caso, quindi a manica corta, a manica 3/4 o a manica lunga. E qui abbiamo tutta la spiegazione passo passo su come anche applicare il colletto. Io ti ho fatto un video dove te l'ho fatto vedere come si fa. E qua abbiamo invece un vestito che è molto semplice da realizzare, anche questo. Abbiamo il cartamodello, qua è spiegato tutto bene come inserire il cartamodello nella stoffa, e qua ci sono tutte le spiegazioni passo passo per la sua realizzazione. Qua abbiamo un'altra maglia che è un po' diversa rispetto all'altra, perché come possiamo vedere nelle maniche sono profilate, cioè hanno i profili, e qua ci spiega come realizzarli, quindi come profilarli, e qua addirittura come applicare un disegno alla maglia, come in questo caso l'arcobaleno. Qua abbiamo un altro abito che è il Suki dress, che vediamo qua, un abito molto semplice, secondo me è un abito che si può realizzare anche come copricostume per l'estate, semplicissimo. Anche questo c'è il cartamodello, qua ci spiega passo passo tutti i passaggi che dobbiamo fare, tra l'altro ci dice anche il tempo che dovremo impiegare nel cucirlo, ma questo, diciamo, lasciamolo stare, perché poi ci viene magari anche l'ansia. E questa è la signora che lo indossa molto contenta. E
qua abbiamo invece una modifica, perché tagliando il cartamodello in questo modo lo possiamo realizzare anche di tessuti, in tessuti contrastanti tra di loro. Poi abbiamo questo abito che mi piace tantissimo lo stesso, molto molto carino, mi piacerebbe farlo, ed è un abito anche questo, anche per andare al mare, così per l'estate, molto fresco, si può fare in cotone, un cotone morbido, un cotone fresco, oppure anche in lino. E qua abbiamo tutta la spiegazione per la sua realizzazione. Poi qua invece abbiamo delle confezioni per stare a casa, per stare comodi. Abbiamo il cardigan, che è questo qui, che mi piacerebbe molto fare. Questo è il modello, molto facile, e questo mi piacerebbe tanto farlo insieme a un tutorial, e qua c'è tutto il passo passo, la sua realizzazione. E questo è un passepartout molto carino per l'estate, se usciamo di sera, abbiamo magari c'è un po' di freschetto, insomma si può utilizzare primavera, estate, anche per stare a casa, se lo vogliamo fare di lana, dipende dal tessuto. E qua è la variante che mi piace moltissimo, con le maniche lunghe, quindi si può fare anche con le maniche lunghe, si può fare come vediamo utilizzando colori diversi. È veramente molto versatile. E vediamo qua tutta la realizzazione dello stesso, e ci dice come realizzare questi manicotti. Questa è una cosa che voglio fare da anni. In questo caso li unisce alla felpa, alla cardigan, quindi lo possiamo fare anche come pulsino da cardigan, però lo possiamo fare anche separatamente, cioè proprio non attaccato al cardigan, per fare dei guanti, diciamo semplicissimi guanti. Quindi qua abbiamo la spiegazione passo passo come si fa. Questo è molto interessante, secondo me, da fare anche un tutorial. Qua come fare i pompon, ho fatto un video a riguardo. E qua abbiamo il pigiama. Ecco qua il pigiama formato dalla maglia e dai pantaloni molto molto comodi. Vediamo qua, vediamo la maglia con i pantaloni comodissimi. Andiamo avanti, quindi sono tutti progetti molto facili, tutti ben spiegati passo passo. Ecco qua tutta la spiegazione, come applicare l'elastico e via dicendo. E poi abbiamo gli short, li possiamo realizzare per l'estate. Io li uso un pochettino più lunghi, quindi se vogliamo farli più lunghi li possiamo anche aumentare di lunghezza e farli più lunghetti, magari fino al ginocchio e via dicendo. Io per esempio li uso fino al ginocchio. E qui ci spiega come fare questa applicazione di queste ciglia molto carine. E qua ci spiega come possiamo farle. Qua invece c'è un progetto facilissimo che io ho già fatto nel mio canale, anche se questo è un modello diverso, ed è una sleep mask, si chiamano così, cioè le mascherine per il viso, per dormire, per il viaggio, ed è molto carina perché ha forma di gattino, quindi per gli amanti dei gatti. E qua c'è tutta la spiegazione dello stesso. Qua abbiamo invece questo modello che a me sinceramente non mi piace perché non li uso, questo modello qui di vestito con i bottoni sul davanti. Non è un modello che a me piace sinceramente, però comunque le spiegazioni ci possono essere utili per la confezione di altri modelli. Per esempio qua le pants, ci dice come si stirano le pants, e qua insomma la stessa cosa, insomma possiamo imparare davvero tanto. E qua per esempio come realizzare le spalline, cosa che devo fare da anni, perché è facilissimo da fare, c'è proprio una tecnica facilissima da realizzare che è da anni che voglio farti, ma questo primavera sicuramente te lo farò vedere come si fa. Ed è una tecnica utilizzata per cucire i tubini smanicati o maglie smanicate. Andiamo avanti. Abbiamo un gilet lungo a mo' di vestito con le tasche, quindi ci spiega passo passo come realizzare le tasche. Questo è lo stesso. A me questo libro mi è piaciuto tantissimo, anche perché è un libro che non costa neanche tanto, lo puoi trovare su Amazon, ti metto giù il link per poterlo acquistare. Per i modelli che contiene, tutte le spiegazioni, secondo me ne vale proprio la pena, soprattutto se stai iniziando a cucire da autodidatta, non hai i soldini per andare a fare delle lezioni a pagamento, per cui secondo me è molto molto utile. A me sarebbe piaciuto tantissimo averlo tanti anni fa, quando ho iniziato a cucire da sola, quindi te lo consiglio altamente. Fammi sapere se ti è piaciuto il libro, se lo comprerai, se ce l'hai, e se hai quelli precedenti a questo. Io ce li ho tutti e tre. Mi piace molto questa autrice perché spiega molto bene.
e poi è un modo in più per imparare una lingua, soprattutto l'inglese. Quindi se non sei iscritto al mio canale, iscriviti al mio canale, metti un bel like, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno caricati, e noi ci vediamo al prossimo video e ti auguro un buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao!